Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo tantissimo tempo si ritorna in pista, sia noi sia la MotoGP. Questi 3 giorni di test sono stati veramente tanto interessanti per una marea di motivi. I vari rookie che sono entrati nella classe regina, quindi Marini, Bastianini e Martin, tutte le varie novità tecniche e delle situazioni un po' particolari e purtroppo non piacevoli, come Valentino che come l'anno scorso ha gli stessi problemi ed è in evidente difficoltà. E infine fuori dalla pista il battibecco barra dissing tra Miller e Lorenzo. Comunque partiamo e vediamo di analizzare un po' il tutto. Rossi alla fine di questi primi 3 giorni di test a Losail si ritrova 20esimo, dietro anche a qualche rookie. I problemi sono esattamente gli stessi che lamentava l'anno scorso, cioè poco grip al posteriore in uscita di curva e di conseguenza poca velocità. Quello che ho un po' capito ascoltando le sue parole in questi 3 giorni, più che essere arrabbiato per il risultato in sé, è deluso, più che arrabbiato, per il fatto che sembra non abbiano seguito le sue idee sullo sviluppo della moto. E a questo purtroppo bisognerà farci un po' l'abitudine, perché quando si passa il testimone ai giovani e si torna in un team satellite è ovvio che la propria voce vale un po' meno, anche se ci si chiama Valentino Rossi. Gli esperti da divano sono tantissimi quelli che ogni volta che c'è questa situazione si scagliano contro Rossi dicendo bollito, contro bollito, eccetera eccetera, e anch'io sinceramente mi sto ponendo delle domande, perché è difficile capire se veramente è arrivata la fine di un'era oppure se semplicemente è vero che ci sono certi problemi. Dal mio punto di vista e da quello che abbiamo visto anche gli anni scorsi, perché molta gente ha la memoria corta, la Yamaha purtroppo ha sempre sofferto di questo calo di grip durante la gara. Valentino aveva avvertito a inizio stagione, ma come dire, non è stato molto ascoltato e poi si sono visti i problemi. Secondo me andando avanti con l'età un pelino di velocità si perde, ma di sicuro non si perde la sensibilità e la capacità di capire la moto. Soprattutto un pilota come Valentino, che è sempre stato giudicato come un grandissimo tester e un pilota molto sensibile. Purtroppo però quando ci sono i tempi sulla carta e vedi un certo Quartararo che ti rifila 1,5 secondi è tosta. I prossimi 3 giorni di test ci schiareranno di sicuro le idee, ma purtroppo dovremo aspettare la gara per vedere se i giovani rampanti che danno gas senza pensare ad altro avevano ragione, oppure se Vale, dall'alto della sua esperienza, aveva i suoi buoni motivi per lamentarsi di questo benedetto grip che va avanti ormai da 4 anni. Ogni anno sembra che la Yamaha dell'anno prima sia migliore e da quello che abbiamo visto l'anno scorso con Morbidelli sembra proprio che sia così. Ducati molto bene, soprattutto sono contento di Miller perché sta dimostrando di aver fatto il salto di qualità passando dal team satellite al team ufficiale, cosa che di questi tempi con i satelliti che vanno molto veloce e certe volte passano anche gli ufficiali è una notizia. Non sono mai stato un estremo fan di Miller, l'ho sempre visto come uno che ci è sempre quasi riuscito ad arrivare lì ma non ce l'ha mai fatta, e invece in questo inizio stagione è veramente molto consistente, in tutti i 3 giorni ha dimostrato di essere lì davanti. Sono contento anche per Pecco, top 10, anche perché sta cercando di migliorare quei suoi lati negativi che l'hanno molto limitato nell'ultima parte di stagione, tra cui quella di riuscire a scaldare l'anteriore Ducati, o meglio cercare di capirlo, dato che appunto il suo compagno di squadra sta andando molto forte, ed è stato uno dei primi a entrare in pista con condizioni veramente proibitive, cioè molto freddo, per appunto provare in queste condizioni molto difficili per lui. Piccolo appunto sempre su Miller e sul battibecco fuori dalla pista con il caro Jorge Lorenzo, che da quando si è ritirato probabilmente causa noia sta sparando frecciatine a tutta la MotoGP, compresa la stessa MotoGP, e in questo caso ha fatto questo commento che potete vedere sotto il video della caduta di Crutchlow, dove appunto Lorenzo in passato aveva detto ad Horner che quella curva era molto complicata, bisognava togliere quel bump perché tutti ci cadevano e via dicendo, ma guarda caso nel video c'è Cal Crutchlow che è, non dico odiato, ma quasi da il caro Lorenzo, perché gli ha tra parentesi rubato il posto come tester in MotoGP, anche se detto per inciso non era assolutamente colpa sua. Non voglio aprire la parentesi perché poi sappiamo cosa può succedere qui sotto nei commenti. Vi lascio a voi
i pensieri. E mi sembra normale che succeda se ti presenti in un test ufficiale completamente fuori forma e completamente fuori passo. Con buona pace che ognuno può fare quello che vuole, quindi giustissimo che si ritiri, giustissimo che si goda la sua vita, i suoi soldi che ha fatto durante la carriera e tutto quello che ci potete mettere, però non capisco questo accanimento sui suoi colleghi, soprattutto in casi un po' fastidiosi dove uno cade, rischia di farsi male e viene preso in giro. Parere personalissimo mio, magari se non facciamo partire la terza guerra mondiale qui sotto non sarebbe male. In ogni caso Miller, che è amico di Crutchlow, l'ha difeso dicendo smettila di comportarti come un bambino, e Lorenzo ha risposto pensa a vincere e non a fare gli stop e a stare col telefono in mano perché ormai hai 26 anni. È come dire a uno fuori c'è il sole e l'altro ti risponde questa è una forchetta. Quindi non capisco bene la sua risposta. Passando a Suzuki, la moto più equilibrata sullo schieramento, pochi stravolgimenti e tanti affinamenti. Anche i piloti non si sono concentrati sul giro secco ma molto sul passo. Tantissimi 54 e 55 sia per Mir sia per Rins, cioè sono sempre stati lì a metà classifica, non si sono visti molto, ma nella gara saranno assolutamente anche loro protagonisti, ne sono sicuro. E mi fa sorridere come tutti gli altri team portino cose ultra speciali, forcelloni in carbonio, appendici aerodinamiche particolari, metodi per la partenza e via dicendo, e la moto più tradizionale sulla griglia di partenza è quella che l'anno scorso ha vinto il mondiale. Difatti si pensava arrivassero con il forcellone in carbonio perché è ancora uno dei pochi team che non ce l'ha, e invece sono rimasti fedeli al loro in alluminio. Stesso discorso per l'Aprilia, grandissimi affinamenti e pochi stravolgimenti, ma avendone fatti veramente tanti di affinamenti, soprattutto nel verso giusto, la differenza finalmente si è vista. Espargarò un martello, primo il primo giorno, primo il secondo giorno e terzo il terzo giorno. Veloce sia nel giro secco sia nel passo gara, e questa è una grandissima notizia perché Aprilia veramente sprofondava sempre negli ultimi giri a causa di un consumo esagerato del posteriore. Ho guardato anche le velocità perché il motore è sempre stato un po' il punto debole di questa moto, invece paga giusto qualche chilometro orario e ci sta. Quindi sono assolutamente curioso di vedere in gara cosa combinerà il buon Espargarò. Il compagno di squadra Savadori, anche lui sono contento perché si è inserito in mezzo a tutti i rookie che arrivano dalla Moto 2, che sono piloti veramente sui quali c'è molta aspettativa, e questo sta a dimostrare come il CIV, dove ha corso Lorenzo l'anno scorso, è un campionato veramente competitivo, e anche la Stock 1000 e la Superbike dove ha passato gran parte della sua carriera. Ha qualche garetta in più di vantaggio rispetto ai rookie, vero? Però sono curiosissimo di vedere alla prima gara cosa succederà. Secondo me potrebbe regalare delle sorprese. Petrucci cambio casacca, KTM come ben sapete. È normale essere un po' attardati nei primi giorni perché bisogna trovare, come dire, la posizione in sella, l'ergonomia, capire un po' il limite della nuova moto, dove si può spingere, dove non si può spingere, come forzare. Quindi non mi preoccupa tanto questo 21esimo posto, anche perché ha messo dietro due suoi compagni di marca, però è un po' un campanello d'allarme proprio per KTM perché 3 moto su 4 sono molto indietro, quindi anche lì staremo a vedere nei prossimi test. Magari hanno provato un sacco di cose, però non è un buon inizio, come direbbe il buon Alessandro Borghese. Il team ufficiale Honda KRC invece benino, mettiamola così. Bradl si sta trasformando da un tester a un pilota vero e proprio, anche lui molto bene in questi giorni, si è visto anche là davanti per qualche sprazzo di tempo. Quinto alla fine della 3 giorni, molto consistente, è proprio un altro pilota rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio del campionato scorso, e c'è poco da fare. Quando ti ributtano dentro nella mischia e stai in mezzo ai migliori al mondo, non puoi fare altro che aumentare il tuo livello. Ed è molto positivo anche per Pol Espargarò, che ha cambiato da KTM a Honda, e lo sappiamo, Honda è una moto molto complicata e molto difficile da imparare. Avere lui al posto di Marquez che ti bastona dal primo secondo nel quale gli entri nel box, secondo me è un gran vantaggio, ti mette meno pressione e secondo me riuscirà a crescere con un po' meno ansia rispetto a quello che era stato con Lorenzo, dove dal primo secondo si è trovato Marquez che gli rifilava più di 2 secondi al giro. Insomma, mentalmente per un campione è difficile da sopportare. Difatti è già a 7 decimi dalla vetta Pol Espargarò,
e secondo me in gara si avvicinerà ancora di più. Non pensavo potesse adattarsi così in fretta, invece chapeau. Probabilmente utilizzare e sviluppare una moto molto difficile come KTM lo ha aiutato particolarmente anche con Honda. E qui arriva la domanda delle domande: quando rientrerà Marquez? L'ipotesi più papabile è quella del rientro quando si ritornerà in Europa, attorno ad aprile. Secondo me questa volta vorranno essere veramente sicuri che non accada nulla al braccio, anche perché c'è a rischio seriamente una carriera, oltre che ovviamente alla salute, e non facendo questi test la vedo più difficile un rientro pronti via nella prima gara, ma magari lo vedremo direttamente in pista a Losail. Chi lo sa, di sicuro vedendo quello che sta facendo su Instagram e la crescita del tono muscolare del braccio fa presagire che comunque il rientro è molto vicino. Bene, spero che questa mega panoramica sui test MotoGP vi sia piaciuta. Io personalmente ritornerò in pista a brevissimo il 22 e il 23 marzo a Misano e il 28 e 29 marzo al Mugello. Non vedo l'ora di tornare sul bombardone, magari senza fatturare per la ditta demolizioni. Quindi se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la bellissima campanellina, gas, e ci vediamo al prossimo video.